Ciao carissimi amiche della Tennopillola e del Rantolo Mattutino, io sono Alex Giracuglia, una cosa che non dicevo da almeno 20 anni, e questo è il mio flusso di incoscienza digitale nell'intanto che vado da casa verso l'Esselunga a fare la spesa, perché oggi non è giorno di lavoro, ma è giorno di sto cazzo di ozio, cioè il sabato e la domenica sono i giorni peggiori della settimana, i giorni in cui c'hai il mal di testa, ok? Allora, giornata è iniziata malissimo, ma questi sono anche cavoli miei, ma faccio una sorta di riassunto perché non so che tipo di puntate avete sentito fino adesso. Le ultime due che ho registrato hanno a che vedere con AI Movie, l'idea che ho per montare i video in automatico con l'intelligenza artificiale che sta proseguendo, ma il mio lavoro principale adesso è quello di portare a termine la realizzazione di Discontent AI. Adesso sono abbastanza sicuro del motore di database. Quella cosa che non mi fa impazzire è il motore di query. Finita quella, devo dire che ci siamo. Il motore di query ha un grosso problema, è che è nato in un modo, Swift Data, ed è cresciuto in un altro modo, Core Data, la cordata con le corde, e di conseguenza si tira dietro alcune idiosincrasie. Allora, vi spiego qual è la mia filosofia. La mia filosofia parte da un processo sbagliato, e che è giusto per certi versi, ma è una complicazione che mi sono tirato dietro. Ma dato che ormai sono già in ballo, vorrei finire di ballare. La mia filosofia è: appena inizi a digitare qualcosa nella barra della ricerca, parte la ricerca. Ed è una ricerca che purtroppo è una ricerca che può comportare diversi istanti di tempo. Allora, io ho cercato di fare in modo che questa ricerca fosse in qualche modo ammorbidita, ecco, mettiamola così. Mettiamo caso che volete cercare tutte le cose che hanno come nome Raccuglia, tanto per dire un nome a caso, no? Raccuglia, R-A-C-C-U-G-L-I-A, G-L-I-A, R-A-C-C-U-G-L-I-A, 9 lettere, scusatemi, So che Alessandro dovrebbe averne 10, però cerchiamo Raccuglia. Perché io sono Alessandro alla fin fine. Mi conoscono tutti come Alex, ma io in realtà sono Ale, senza la X finale. La X è un'incognita. Allora, quando cerchi Raccuglia, essenzialmente, la mia applicazione ha una sorta di vincolo, che ci devono essere almeno 3 caratteri prima di far partire la ricerca. Per cui RA non succede niente. Ci può anche stare, uno potrebbe dire, ma se uno vuole cercare A, col cazzo, sei scemo a cercare tutti i tuoi file con la A. Va bene così, no? Per adesso va bene così. Raccuglia, RACCU. Quando arrivi a 3 caratteri, parte la ricerca. Però dovrebbe partire in un modo furbo. Nel senso, dovrebbe darti la barra di ricerca dovrebbe essere sufficientemente furba da capire che se tu scrivi rack e poi dopo un decimo di secondo ci metti l'altra C, e non devi cercare la rack. Perché questa cosa qua? Per vari motivi. Il motivo principale è il contenimento dell'energia. Io perché ho fatto sta strada? Ho sbagliato strada? Vabbè. E il contenimento dell'energia cosa significa? Non è tanto il contenimento dell'energia, è il contenimento delle risorse di calcolo. Perché? Perché in questo momento il mio database ha circa 1 milione di file, di record di file, e circa 200-300 mila record di media. Ok, però partiamo soltanto dal presupposto che facciamo solo i file. La query in questione sui file impiega qualcosa come un secondo. Se tu cerchi rack, probabilmente impiegherà un secondino, forse qualcosina di più. Man mano che la stringa diventa lunga, diventa più veloce la ricerca. Ma nei media, che la query è molto più complessa, potrebbe impiegare, e comunque sono molti più dati, anche molto più sparsi per certi versi, la query potrebbe prendere molto più tempo. Questo perché? Perché la ricerca testuale viene fatta non solo nel campo nome, ma anche in tutti i metadati, come i tag, come l'indirizzo, come i colori. Ci sono un sacco di metadati aggiuntivi che non vengono visti dall'utente, ma che però sono presenti. E per cui una ricerca tipo rack potrebbe prendervi 10 secondi. Uno potrebbe dire, 10 secondi, cazzo. Sì, ma non ho il server di Google per fare questa cosa qui. La mia filosofia è, nel senso, hai questa roba qua, questa applicazione ha un'utility piuttosto sensata che ti consente di sapere che cos'hai in maniera più o meno ordinata e anche abbastanza veloce. Devo dire che finché i file sono pochi è una iena. Quando i file sono 1 milioncino comincia a essere non frustrante, però insomma c'è qualcosina di problematico. Per cui se inizia a partire la ricerca di rack e poi ci aggiungi l'altra C e ricerca ancora, la cosa è un po' problematica. E di conseguenza bisognerebbe sviluppare un'applicazione
C'è un sistema che adesso c'è, ma non funziona molto bene, che faccia partire effettivamente la ricerca quando la barra di ricerca è ferma da un po', tipo da un quarto di secondo. Uno ha smesso di digitare, ok? E però che comunque dia un feedback immediato del fatto, oh, sto cercando. Poi non è vero che sta cercando, però, però glielo dice il cliente, all'utente, perché questa è la cosa fondamentale, il feedback all'utente. E non solo. Il problema è questo. Se io cerco rack, poi mi squilla il telefono, c'è la notifica, io lo guardo, passa più di un quarto di secondo, parte la ricerca. Poi guardo la notifica, non ha niente che mi interessa, vado avanti e scrivo CCUDLIA. Ok? Sono passati 2 secondi dal momento in cui ho scritto rack al momento in cui metto la quarta parola, cioè la seconda C. Però essendo passati 2 secondi, pam, è partita la ricerca, ok? È partita la ricerca e potrebbe prendere quei 10 secondi, per esempio, ok? E a questo punto però, una volta che io scrivo Cuglia, mi piace Cuglia, che si è stabilizzata, cioè nel senso non ci sono, cioè, è passato almeno un quarto di secondo dall'ultima digitazione, deve partire la ricerca di Raccuglia, ok? E se sta ancora cercando Rack, ok? Ma la cosa più interessante è, sta cercando, parte un'altra ricerca, Raccuglia, che è più stringente, impiega meno tempo, in un secondo è pronta e viene visualizzata. E dopo arriva quella di Rack, ok? Questa cosa l'avevamo risolta in maniera più o meno formale, con una serie di sovrastrutture un po' pesanti, che andassero non soltanto a ricercare la cosa, ma anche a dare un timestamp del momento della ricerca, in modo tale che se c'è un timestamp successivo, mostri soltanto quelle del timestamp di ricerca successivo. Adesso mi sto avvicinando all'S lunga, mi vedranno parlare da solo. Ultima cosa, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ultima cosa, le ricerche vengono cachate, per cui Raccuglia, con tutti i file che vengono trovati, viene cachato, ma anche Rack, perché l'ha già cercato, no? Perché? Perché di sì. Così che poi in un futuro questa cosa possa venire ricaricata. Avevo fatto tutte queste cose utilizzando 2 o 3 cose differenti messe insieme, ma mi rendo conto che forse è il caso stavolta di mettere insieme io queste cose in un'unica struttura e di costruire le 2 ricerche, quella per file e quella per media, su questa nuova struttura in modo tale che, aumentiamo l'illuminazione, perché sono sotterraneo, in modo tale che possa poi riutilizzarla anche eventualmente in futuro, ma non perché sto cercando di fare la ottimizzazione prematura o generalizzazione prematura, perché questa cosa mi serve per tenere ordine alle idee. E fra poco, dopo che io vado a fare la spesa, dopo che voi avete beccato la pubblicità, vi dico cosa ho pensato. Spesa finita, andiamo a casa che la giornata è appena iniziata. Iniziata malissimo, eh? Tanto per cambiare. Cioè, se avete presente quei periodi della vita in cui fate solo errori? Presente. Allora, questo Moloch che si chiamerà Asynchronous Concurrent Race Anatomy. Mi piace, Race Anatomy è proprio bellissima. Allora, l'idea è questa cosa qui. Praticamente, in qualche modo, questo oggetto deve accettare in ingresso continue chiamate dicendo oh, c'è un cambiamento nei parametri di richiesta, c'è un cambiamento, fai partire il tutto, ok? Però questo Moloch, questo coso gigantesco, ha anche una sorta di sbarramento, come dire, quando arriva una richiesta, io faccio partire un timer di un quarto di secondo e prima di che finisca qualcosa non faccio niente. Dico soltanto, c'è una richiesta, falla partire, però rimediamola lì. Se nel frattempo arriva un'altra richiesta, quella precedente viene annullata e viene messa quella nuova e viene rifatto partire il timer a un quarto di secondo. Quello precedente viene annullato. Ok? E fin qui siamo tutti belli. A un certo punto però, cioè, ciò nonostante, scusate, e comunque, intanto che arriva la cosa, nel momento stesso in cui... Cosa stai facendo? Cosa stai applaudendo? Ah, sta facendo clap clap per il bambino. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. E batti ste cazzo di mani, va bene. Se appena arriva una richiesta, praticamente viene mandato un callback, in uno dei tanti callback presenti in questa Moloch, che specifica esattamente la richiesta. Perché? Perché in questo modo è possibile mostrare a schermo, effettivamente, che c'è una richiesta in corso. E se arrivano, prima ancora che parta effettivamente l'esecuzione, anche se arrivano 10, ogni volta questa cosa qua viene chiamata tutte le volte, in modo tale da far vedere che si sta facendo quella ricerca lì. Nel momento in cui passa un quarto di secondo, rack, e nessuno aggiunge nient'altro,
parte effettivamente la richiesta. A questo punto viene mandata in elaborazione la query, un processo che impiegherà quei 10 secondi, va bene? Perfetto. Se alla fine di tutto quanto tutto rimane così, viene fatto l'ultimo callback, asincrono naturalmente, in un'altra coda che dice questi sono i risultati dell'elaborazione. Arrangiati, fanne tu quello che vuoi. Se però durante l'elaborazione, ricordo che questa elaborazione non può essere interrotta, nel senso anche se venisse interrotta comunque la query sarebbe lì a farsi, per cui va bene così. Poi magari in qualche modo potrei aggiungere la possibilità di controllare che è stata annullata, ma non è così importante per adesso, ok? Se durante i 10 secondi di elaborazione di rack arriva Cuglia, allora immediatamente viene passata il callback che dice sto elaborando raccuglia. L'altra lavorazione viene fatta e viene mandato questa cosa qua nelle prossime cose da eseguire, ok? Quando finisce l'elaborazione di rack, guardo se non c'è qualcos'altro in coda. Se c'è qualcos'altro in coda, fa niente, eseguo l'altra cosa in coda. Se non c'è nient'altro in coda, faccio la chiamata dei risultati. In questo modo, quando arriverà Cuglia, nonostante rack è stato già elaborato, nonostante rack sia già stato elaborato, si passerà all'elaborazione di raccuglia e il feedback finale, sono pronti i risultati, avverrà soltanto con l'ultimo caso. Adesso ho dei piccoli problemi perché essenzialmente consentivo di fare l'elaborazione parallela, cioè intanto che faceva rack, elaborava anche raccuglia e magari la parte di filtraggio a posteriori, perché comunque tutta la prima parte era vincolata al fatto di univocità, impiegava di meno il filtraggio. Adesso come adesso mi sono detto, sai che c'è? Chi se ne fotte dell'elaborazione parallela? Cioè sì, l'elaborazione parallela è un sacco di cose, anche un sacco di cazzi, però l'importante è che questa roba qua sia abbastanza sincrona. Impiegherà più tempo a elaborare? Sì, ma la parte di feedback sarà migliore, perché nel momento stesso in cui una persona digiterà qualcosa, automaticamente ci sarà un feedback a video di questa roba qui, ok? Questa cosa qui è piuttosto interessante. È piuttosto interessante perché finalmente mette una sorta di ordine al caos che c'era sottostante. È faticoso, lo so che qualcuno di voi che ma se usi async, await degli attori, cazzi e mazzi vaffanculo, e cazzo e mazzi e vaffanculo. Il problema è che gli attori non sono performanti. Ho dimostrato che quando ci sono tante robe in parallelo gli attori salutano a sorreta, ok? Per cui voglio abbassarmi di un livello, abbassandomi di un livello ho 10 volte le performance e magari riesco a finire sta roba qui. Cioè adesso funziona sta roba qui, però ogni tanto dei messaggi discordanti, invece io voglio che ci siano dei messaggi chiari. E ultima cosa, nel frattempo io ho lavorato alla stringa di ricerca, perché il mio grosso problema è che nel momento in cui cambio la stringa di ricerca riparte tutto. Ma nel cuore la stringa di ricerca, dato che tokenizza le parole che vengono scritte, se io scrivo Alex e Alex spazio, sono due stringhe diverse, però dopo che è stata tokenizzata sta cosa qua, sono la stessa stringa. Soprattutto Alex raccuglia Alex, sono la stessa stringa di ricerca perché il mio tokenizzatore mette in ordine prima il token più lungo, col testo più lungo, e poi dopo quegli altri con valori decrescenti di lunghezza. Perché? Perché fare un confronto di token, un confronto di stringhe, più la stringa è lunga e più c'è possibilità che non ci sia, c'è possibilità che questa cosa qui sia filtrante. Mi ripeto, la ricerca viene fatta con degli end, per cui se io scrivo Alex raccuglia, non mi trova tutte le stringhe che sono esattamente, contengono esattamente dentro Alex raccuglia, ma tutti gli Alex raccuglia, cioè gli Alex, virgola raccuglia Alex, Alex G raccuglia, Alex raccuglia Giaminardi, li trova tutti perché li trovo con end, ok? E per farlo ovviamente, dato che vado a comporre una query, ovviamente le query vengono composte in maniera crescente di complessità, cioè prima faccio le ricerche su oggetti che possono essere più rari da trovare e su campi numerici. Dopo vado sui campi data, che comunque sono trattati essenzialmente come dei campi numerici float, e dopo vado a cercare le stringhe. Le stringhe sono l'ultima cosa, così che la prima parte di ricerca sia più performante e vada a filtrare quanto più possibile. E anche le stringhe voglio filtrare il più possibile, di conseguenza prima becco i token più lunghi, poi dopo quelli più corti. Non solo, ma la ricerca è diacritica. Cioè se io scrivo, fatemi pensare, una cosa che posso scrivere. Se io scrivo caffè con la E accentata
e caffè, senza la E accentata, mi trovo le stesse cose. Ma se io cerco caffè con l'accento diverso, con un qualsiasi accento, con la umlaut, cioè praticamente mi trovo sempre caffè. Perché? Perché è una ricerca diacritica. Va a togliere come si chiama, tutti gli accenti, tutte le cose che vanno a modificare la singola lettera per andare a beccare proprio la cosa madre, e di conseguenza è meglio. Voglio lavorare anche su questo un po' meglio per creare una stringa tokenizzata già diacritica, però per adesso faccio soltanto l'ordinamento dei token, per cui alla fine se uno cerca caffè con l'accento e caffè senza accento, le considero adesso come due stringhe diverse. Va bene così, dai. E questo è quello che ho fatto. Quello che ho fatto nella mia testa negli ultimi 2 giorni. Non l'ho messo in pratica perché ho finito delle altre cose e vorrò lavorare un pochettino su questo per migliorare il feedback umano e la user experience di questa applicazione. Il massimo delle user experience sarebbe quella che mi consente di avere, che ne so, cercami comunque i primi 100 risultati e dopo che li ho mostrati cercami anche gli altri. Sì, ma anche no, nel senso va bene tutto, però così no. È esagerata questa cosa. Magari lavorerò sull'indicizzazione del database aggiungendo degli indici più o meno. Vedremo, perché comunque adesso aggiungere gli indici è diventato più complicato adesso che prima. Pensa a te, invece di semplificare, questi qui di Apple complicano. Però vabbè, questo è il quadro. Niente, volevo raccontarvi questa cosa molto veloce, però magari questa puntata diventerà una puntata di intermezzo, oppure no, oppure sì, va bene così, perché se io parlo a voi, cioè parlo a me stesso, metto ordine nelle cose e dicendole ad alta voce metto ancora più ordine, e mettendo ordine posso arrivare alla tastiera a scrivere il codice con già le idee chiare. Vabbè. Vi ricordo che se avete visto sta roba sul mio canale siete invitati a mettere like, a sottoscrivere, ad abbonarvi al canale, mettere un commento. Tanto non lo farete perché siete dei pigroni di merda e io sono uno che non conta un cazzo, ma va bene così. Se avete sentito sta roba in audio potete andare delicatamente sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, a commentare, a raccontare, a chiacchierare o a fare un po' di cavoli vostri. E ok, il massimo sarebbe mettere le stelline, ma io lo so che nei podcast nessuno mette stelline, cuoricini, tanti cuoricini, e di conseguenza cerco di diminuire il numero di cose che vi chiedo. Direi che ho detto tutto, o se mi state ascoltando in audio, ascolterete a valle della sigla finale il riassunto di ChatGPT. E che altro aggiungere? Niente, è stato bello, mi è servito tantissimo. Buona giornata, ciao!